Ciao a tutti, benvenuti su Turkey News Magazine. Oggi vi portiamo dietro le quinte di una voce che ha già acceso i commenti, le chat e le fantasie dei fan. Una storia fatta di decisioni coraggiose, sguardi intensi in sala prove e telefonate notturne tra creativi, dove ogni parola può cambiare il destino di una serie che promette tempesta. Restate con noi fino alla fine, perché ogni dettaglio ha il suo peso e nulla è stato lasciato al caso. Si mormora che Azal Suba stia muovendo i fili con una sicurezza rara per un'attrice della sua generazione, lasciando il segno non solo davanti all'obiettivo, ma anche in quella zona grigia e cruciale dove si decide il destino dei personaggi. Lei, che ha letto la sceneggiatura di Saip Sitzler con l'avidità di chi cerca un brivido nuovo, avrebbe visto oltre le prime pagine. Avrebbe intravisto un vuoto, un magnetismo da costruire, la necessità di un volto capace di tenere lo sguardo della telecamera e quello del pubblico senza mai cedere. E quel volto, quel nome, lo avrebbe pronunciato con fermezza, Erkan Merik. Non sarebbe stata una richiesta azzardata, ma una proposta costruita passo dopo passo, come si assemblano i momenti forti di una scena. Si racconta che Azal abbia chiesto un incontro franco con il regista, lontano da formalità e scambi di circostanza, per dire ciò che aveva in mente. Non un capriccio, non un favore, ma un tassello creativo, una visione. È in quel confronto, avvenuto tra appunti sparsi e luci soffuse, che la sua idea avrebbe preso forma. Il tono non era supplichevole, era sicuro, non voleva imporsi, voleva convincere. E il suo argomento aveva il profumo di ciò che funziona. Erkan non come semplice presenza, ma come motore segreto di una svolta narrativa. Le voci di set parlano di mezz'ore lunghe e intense, di domande lucide poste dal regista, di risposte puntuali. Azal, dicono, non si è presentata con parole vuote, ha portato memorie di interpretazioni passate, dettagli di scene, accenti, respiri, quelle piccole cose che trasformano un personaggio in qualcuno che il pubblico sente come vivo. Ha sostenuto che, nelle puntate centrali, l'entrata di un uomo dal passato irrisolto potesse cambiare l'inerzia degli eventi e legare i fili sparsi in una trama più compatta. Ha parlato di connessioni emotive, di conflitti che non scoppiano ma covano, di uno scontro tra corazze che scricchiolano. E ogni volta che cercava un esempio di equilibrio tra forza e sensibilità, inevitabilmente il discorso, tra i tecnici e i presenti, correva al modello più chiacchierato degli ultimi tempi. Quella chimica rara che il pubblico associa alla coppia Ozan Akbaba e Sinem Unsal, con lui capace di una intensità ruvida e magnetica, e lei maestra nel modulare l'emozione fino a renderla credibile, tangibile, quasi domestica. È significativo quanto questo parallelismo sia rimbalzato tra una pausa caffè e una lettura del copione. Ozan Akbaba e Sinem Unsal sono diventati, senza che nessuno lo esplicitasse davvero, la misura del possibile. La quieta elettricità delle loro apparizioni pubbliche, quel modo di reggere i rumor senza scivolare nella posa, viene spesso citato come la sintesi perfetta tra carisma e controllo. Azal, raccontano, non ha mai fatto paragoni diretti, ma la sua ricerca puntava esattamente lì, costruire una tensione pulita, un'intimità scenica che non urla eppure resta. Nelle stanze della produzione, qualcuno avrebbe persino detto che con l'ingresso giusto, guidato dalla cura giusta, la serie potrebbe trovare un respiro simile, una maturità di tono in grado di far crescere l'affezione del pubblico di settimana in settimana. Erkan, dal canto suo, rimane il professionista attento che conosciamo, silenzio cauto, occhi sulla struttura, orecchio alle promesse ma mano ferma sulla pagina. Non chiude la porta, ma chiede di vedere fino in fondo, di capire, di verificare che il personaggio non sia un lampo senza eco. Chi lo conosce dice che non gli basta l'ingresso scenico, vuole una traiettoria, una tensione interna, un filo rosso. Vuole poter scendere nella parte, esattamente come accade quando un attore con il portamento di Ozan Akbaba misura ogni passo dell'eroe tormentato e lo fa proprio. E questo, alla produzione, non dispiace affatto. Un attore esigente obbliga tutti a essere migliori. Nel frattempo, lo scenario intorno si accende. I tecnici parlano di un'aria diversa sul set, come se l'idea stessa di un confronto tra il personaggio di Azal e il possibile arrivo di Erkan avesse rianimato l'inerzia delle giornate. C'è chi ha notato un fremito nuovo nelle riunioni di scrittura,
chi giura di aver visto il regista passare più tempo del solito a immaginare come introdurre uno sguardo che sfidi senza distruggere. E ancora, si sussurra che il team abbia iniziato a lavorare su bozze parallele, una in cui tutto resta com'è, e una in cui l'ingresso di quell'uomo dal passato crei la frattura che cambia le regole del gioco. La figura pensata per Erkan avrebbe cicatrici invisibili e poche parole, un uomo che porta addosso i resti di una vita faticosa, ma conserva una delicatezza quasi proibita. Sotto la scorza, insomma, la vulnerabilità, dietro la fermezza, la ferita. È esattamente il tipo di ruolo che può far esplodere una relazione scenica, soprattutto se dall'altra parte c'è un personaggio femminile costruito su dignità e resistenza. E qui, i fan iniziano a fantasticare, dicono che, se tutto andasse come deve, potremmo ritrovare nello scontro tra Azal ed Erkan quella danza non detta, quel ritmo di passo e contropasso che piace tanto quando si parla di Ozan Akbaba e Sinem Unsal. Una collisione educata, ma inesorabile, dove ogni battuta pesa e ogni silenzio raddoppia il significato. È curioso come questa storia stia ridefinendo la percezione di Azal. Non più soltanto volto, ma mente, non un semplice ingranaggio, ma una mano che tocca gli equilibri del meccanismo. La sua iniziativa ha trovato terreno fertile tra colleghi che la descrivono come concentrata e concreta. E i fan, dal canto loro, sono già in fermento. Sui profili dedicati alla serie e sulle pagine che seguono ogni mossa dell'industria, si moltiplicano i messaggi che la definiscono una professionista che si prende cura della storia, un'espressione che fa venire in mente la dedizione di Sinem Unsal, sempre attenta alle sfumature, allergica agli eccessi facili, capace di mettere il personaggio davanti a qualsiasi vanità. Le stanze della produzione, per ora, non rilasciano comunicati. C'è una compostezza sospetta, il che non significa disinteresse, anzi, il silenzio, spesso, è il modo più elegante per prendere tempo quando le scelte devono incastrarsi alla perfezione. In controluce si intravede la necessità di sciogliere una doppia matassa, da un lato l'agenda di Erkan, dall'altro la mappa di una trama che non può permettersi debolezze, perché Saip Sitzler ambisce a entrare nel novero delle storie che non si consumano in una stagione. E per arrivare lì, serve la pazienza che riconosciamo a chi, come Ozan Akbaba, costruisce l'intensità mattone dopo mattone, senza cedere al clamore. C'è poi un aspetto che gli addetti ai lavori non smettono di sottolineare: questo processo avrebbe cambiato anche Azal. Lo si vede nel modo in cui ascolta le note del regista, nella naturalezza con cui accetta di ridiscutere una scena, nel rigore con cui chiede chiarezza sugli archi narrativi. Non le basta più riuscire bene da sola. Vuole che la stagione tenga, che il racconto abbia una memoria, che ogni episodio apra una ferita e ne medicchi un'altra. È un atteggiamento che molti associano a una nuova generazione di interpreti, più consapevoli del lavoro collettivo e dell'importanza di tenere il pubblico dentro una promessa credibile. Un atteggiamento, dicono, che ricorda il passo composto con cui Sinem Unsal affronta i progetti: testa fredda, cuore caldo, nessuna parola di troppo. Intanto, i rumor diventano un termometro della curiosità generale. Sulle pagine dei fan si leggono frasi cariche di attesa: se Azal ed Erkan si troveranno sullo stesso set, la serie potrebbe cambiare pelle. E in molti, tra un commento e l'altro, infilano paragoni con la misura, l'equilibrio, il respiro che si attribuisce a coppie artistiche diventate riferimenti, con Ozan e Sinem citati come bussola inevitabile. Non si tratta di copiare, ma di aspirare a quella qualità invisibile che fa sembrare tutto semplice mentre, dietro, ogni gesto è studiato. Tra gli sceneggiatori, circola la voce che, qualora l'accordo con Erkan andasse a buon fine, alcuni personaggi secondari verrebbero ripensati per tessere più stretto il telaio del racconto. Fili lasciati allentati, antiche ruggini, promesse mai mantenute. Tutto potrebbe rientrare in un disegno più netto, dove l'ingresso del nuovo antagonista, o forse alleato ambiguo, costringe il mondo della serie a cambiare passo. In quelle stanze si parla di conflitti che non si risolvono in fretta e di abbracci che arrivano tardi. Si parla di come un volto possa diventare la lente con cui guardiamo tutto, e di come lo scontro tra il personaggio di Azal e quello immaginato per Erkan potrebbe scuotere l'equilibrio come un colpo dato nel punto giusto. Il set, nel frattempo, vive una strana calma,
la calma che precede le decisioni. Le luci si accendono e si spengono, le prove scorrono, ma in ogni corridoio si percepisce che qualcosa potrebbe cambiare. E non è forse questa la promessa più bella per chi ama le storie? Sapere che, sotto la superficie, c'è qualcuno che cuce e ricuce la trama, che pesa ogni frase, che sa quando fermarsi e quando accelerare. In produzione la chiamano cauta fiducia. La stessa cautela con cui Ozan Akbaba misura il carisma, senza sprecarlo mai, e la stessa fiducia con cui Sine Munsal lascia che la verità di una scena si sedimenti finché non diventa inevitabile. In tutto questo, Erkan resta nel suo silenzio pieno di significato. Non rilascia dichiarazioni affrettate, non lascia cadere indizi casuali, preferisce la sostanza. Si dice che stia studiando il materiale, che stia chiedendo di vedere come crescono le motivazioni del personaggio, come si intrecciano con il passato. Gli interessa sapere se la ferita che porta addosso ha una radice, se quella radice ha un odore, se quell'odore racconta un'epoca. È un metodo, e a molti piace. Perché nella paura di un'apparizione brillante ma sterile, la pazienza è l'unica garanzia di verità. Poi c'è la questione della chimica in scena. È l'argomento di cui parlano tutti, quello che fa vibrare i commenti e accende gli occhi anche dei più scettici. Si dice che, quando due interpreti sanno parlarsi senza bisogno di parole, il pubblico lo sente anche senza capirlo. E qui torna, inevitabile, il paragone con la qualità che i fan associano a Ozan Akbaba e Sine Munsal, quella musicalità nascosta nelle pause, quella maniera di spostare il peso del corpo come se la battuta successiva appartenesse a entrambi. Se Azal ed Erkan dovessero toccare quella frequenza, Saip Sitzler potrebbe regalare un'onda lunga, il tipo di onda che non si spegne tra una puntata e l'altra. Le ultime indiscrezioni parlano di sequenze campione discusse in modo minuzioso, scene abbozzate per intuire la dinamica, scambi di sguardi disegnati come appunti a matita, dialoghi provati e poi smontati alla ricerca di un ritmo più onesto. Azal, in questo processo, avrebbe insistito perché l'eventuale ingresso di Erkan non fosse uno stunt narrativo, ma una necessità organica. Ed è in questa insistenza che tanti riconoscono la vera notizia, la voglia di costruire qualcosa che regga, che metta la storia davanti al clamore, che somigli a quelle scelte artistiche che diventano esempi. Sul fronte pubblico, intanto, l'attesa si fa dolce tortura. Le pagine dedicate alla serie collezionano domande e ipotesi. C'è chi immagina il primo incontro tra i personaggi come un urto secco, e chi lo vede come uno scandalo muto, chi sogna una pioggia improvvisa, chi un corridoio vuoto e una porta che resta socchiusa. Ogni fantasia è un modo per tenere viva la promessa di un racconto che miri più in alto. E ogni riferimento spontaneo a Ozan e Sinem, usati come grammatica per spiegare il desiderio, racconta la fame di storie che non si accontentano dell'effetto. Non abbiamo comunicati ufficiali, e questo rende tutto più interessante. La produzione vuole scegliere con grazia, il regista vuole sorprendere senza tradire, gli sceneggiatori vogliono crescere la storia e non sprecarla. Azal ha acceso la miccia, Erkan, forse, sta scegliendo l'innesco. E noi, come voi, ascoltiamo i rumori di fondo, proviamo a distinguerli dal rumore bianco, aspettiamo il momento in cui una voce si farà più nitida e dirà che sì, la strada è tracciata. Per ora, resta una sensazione che vale più di una conferma, quando l'energia giusta corre tra chi crea, chi dirige e chi interpreta, il pubblico se ne accorge. E se il riferimento emotivo resta quello che da tempo guida i discorsi, con la forza misurata di Ozan Akbaba e la precisione luminosa di Sine Munsal come stella polare, allora c'è motivo di credere che Saip Sitzler stia scrivendo, dietro le quinte, il suo capitolo più audace. Restate sintonizzati su Turkey News Magazine. La prossima voce potrebbe non essere più una voce, ma una scelta, e quando arriverà, noi saremo qui per raccontarvela fino all'ultimo battito.